Buongiorno, con questo breve video voglio illustrarvi la zona a rischio sismico numero 4 per il 2021. Si tratta di 8 aree di 60 km di raggio al massimo che il modello EQForecast, tramite il calcolo dell'algoritmo della retrogradazione dei nodi lunari, individua come aree potenzialmente a rischio per sciami sismici o comunque sismi di maggiore entità rispetto alla media durante il 2021. Oggi che vi parlo è il 31 di ottobre e abbiamo avuto recentemente, come aumento sismico, proprio un'escalation nella zona numero 4, che però era stata individuata con un cerchio più piccolo di 60 km, perché aveva unito le stelline che venivano fuori dal procedimento, un procedimento di cui ho parlato in un video illustrativo precedente a questo, che vi invito eventualmente, se non lo conoscete, ad andarlo a vedere cliccando sull'icona alla fine di questo video. Ecco, in quel video spiegavo come ottenere questi cerchi. In questo cerchio avevo individuato 4 stelline, ma in realtà se ne poteva creare un altro più grande che individua anche le 2 stelline esterne, questa verde e questa rossa, trasponendo un qualunque cerchio di 60 km e andando a unire appunto le parti, fino a che si potesse utilizzare questo criterio per allargare l'area in una maniera consentita dal modello, quindi dall'ipotesi che ci sono delle aree di 60 km che però devono unire grappoli di queste stelline, di questi sismi accaduti nel passato. In questo modo andiamo effettivamente a prendere sia i sismi che sono avvenuti nel 2021 maggiori di 3.5 Richter, che avevo già illustrato nel precedente video che vi ho citato, e vedete che i pallini blu ricadono, tranne quello in mare e quelli 2 in alto a sinistra sulle Alpi, ma ricadono per lo più nelle aree che vi ho descritto. Parliamo adesso del centro-nord Italia, concentriamoci su questa parte. Ecco, l'ultimo sisma che è avvenuto a Pesaro il 29 di ottobre scorso, quindi un paio di giorni fa, ed è dove è questo segnalino blu, proprio al margine dell'area che ho appena costruito con voi. Quindi l'area precedente, quella più piccola, non l'avrebbe preso, ma in questo caso sì. Quindi esiste una logica nella sismicità recente proprio legata a questi cerchi costruiti in questo modo. Andando nel dettaglio di questa area numero 4, possiamo vedere appunto come si costruisce quest'area. Un attimo solo che la creiamo. Ecco, questo è il dettaglio, va bene, il dettaglio un po' più ingrandito. Adesso andiamo a vedere dal punto di vista geografico quali sono i comuni interessati dall'area cerchiata che ho appena costruito di 60 km di raggio. Sovrapponiamo un'altra cartina. Ecco, questa è la zona che va appunto da Senigallia a nord-est fino a Montepulciano a sud-ovest. Arezzo, Macerata sono gli altri estremi, Spoleto e San Marino il sud e il nord. Possiamo renderlo ancora più evidente. Ecco qua, e Gubbio è la zona più centrale, che è stata chiamata tale anche dal geologo Giulio Riga, che ha creato un modello, il modello Previsio, con il quale si possono stabilire delle ciclicità o comunque delle periodicità sismiche utili a capire lo sviluppo della sequenza sismica nel futuro. E praticamente è proprio la zona di Gubbio o comunque dell'Alto Adriatico, questa zona qui, che secondo il geologo sarebbe interessata da un'escalation sismica nel prossimo futuro. Per il 2021 abbiamo individuato, quindi noi col modello di EQForecast, facendo la nostra parte di lavoro, una zona epicentrale di 60 km che ha questo tipo di confini. Quindi anche per rispondere alle domande di chi chiedeva le zone più vicine e più probabili per un potenziale sisma, una potenziale zona epicentrale per un sisma magari di 4 Richter o 4.5 Richter. Un 5 Richter nel 2021 lo reputerei difficile, attualmente non sono previsti sismi di questa entità forte, ma bisogna aspettare il 2022. Esistono delle periodicità già che ho illustrato in altri video e in altri bollettini, per cui possiamo individuare delle date che da gennaio, tra gennaio e marzo potrebbero portare a un 5 Richter, però nel 2022 la mappa del rischio sismico non è più questa, ma è quella che ho illustrato in un altro video. Comunque esiste una mappa, una mappatura del rischio sismico identica a questa, ma per il 2022. Comunque da qui fino a dicembre questa è la zona 4, così come viene individuata.
Grazie e buonasera.